Ciao, sono Fabrizio Dalisera, benvenuto sul mio canale YouTube. Oggi faccio il quarto di una serie di video in cui ho condiviso un modo di studiare che secondo me è molto produttivo per imparare a capire come alterare l'accordo di dominante. Se non sai cosa significhi alterare l'accordo di dominante, ti lascio qui il link in alto a destra. Ho fatto già un video su questo, altrimenti il video di oggi rischierebbe di essere veramente lunghissimo. Comunque, molto brevemente voglio dirti che abbiamo a disposizione 4 tensioni per alterare l'accordo di dominante, le due none, la nona diesis e la nona bemolle, poi abbiamo l'undicesima aumentata e abbiamo la tredicesima bemolle di cui voglio parlarti oggi. È molto importante capire che tutte queste tensioni alterano l'accordo di dominante, ma ogni tensione ha comunque una sua sonorità, ha un suo sound, ha un suo colore. Quindi secondo me, piuttosto che iniziare dalla scala superlocria, dalla scala diminuita, insomma da diverse scale che utilizzano queste tensioni, secondo me è molto più utile invece utilizzarle una alla volta per capire il suono di queste tensioni, e anche a livello di ear training secondo me è utile, perché suonando, insistendo su questa nota, insistendo su questa tensione, sicuramente imprimeremo nelle nostre orecchie il suono di quella tensione e quindi saremo anche in grado di suonarla e anche di riconoscerla all'ascolto. È importante capire che la tredicesima bemolle è la sesta minore, perché la tredicesima è una sesta e quindi bemolle è la sesta minore. L'accordo di dominante è un accordo maggiore, facciamo un esempio pratico, sol settima, sol si re fa, quindi la sesta minore è mi bemolle. È anche utile sapere che la sesta minore coincide come intervallo con la quinta aumentata, quindi se mentalmente hai più facilità a pensare la quinta aumentata, è comunque un'operazione lecita che puoi fare per identificare questa nota. Adesso farò un esempio in cui suonerò un 2-5-1 maggiore. Ogni volta che ci sarà il quinto grado io utilizzerò la tredicesima bemolle, quindi non utilizzerò altre tensioni, utilizzerò solo questa tensione qui. Hai ascoltato il suono della tredicesima bemolle, ti consiglio di fare questo esercizio ovviamente in tutte le diverse tonalità. Ti consiglio di fare questo piuttosto che iniziare suonando delle scale, perché in questo modo imprimerai nella tua mente il suono di questa tensione e sarai poi in grado di utilizzarla anche all'interno di una scala. Se hai trovato interessante, se hai trovato utile questo video, lascia un like,
lascia un commento. Se hai anche delle diverse modalità di studiare questo argomento, fammi sapere, perché i miei video vogliono anche essere un punto di incontro fra sassofonisti o anche fra musicisti, perché questi argomenti non riguardano esclusivamente il nostro strumento. Ti consiglio anche di iscriverti al mio canale se vuoi aiutare i miei video su YouTube e anche per essere aggiornato sulle prossime uscite, sui prossimi upload. Ciao, ci vediamo al prossimo video.